Benvenuti a Mostar. Come siamo messi, boh, stamattina? Siamo messi che è una situazione un po' strana. È vero, singolare. È da tanto che guardiamo anche su YouTube i video, faccio delle ricerche, delle cose, quindi trovarsi qui è una sensazione un po' particolare. Ragazzi, è la parte del commercio. Qui una volta c'erano gli orafi, erano tutte botteghe di orafi, e il nome che vi scrivo sotto in croato vuole proprio dire, cioè fa riferimento a quello che lavoravano qua. E adesso invece è la via del commercio, quindi ci sono tutti i negozi di artigianato, ristorantini, street food e cose varie. Siamo arrivati al famosissimo ponte. Stari Most, edificato nel XVI secolo, unisce i due lati della città divisi dal fiume Narenta e venne distrutto nel 1993 durante la guerra perché è ritenuto parte integrante della cultura bosniaca. Ricostruito sotto l'egida dell'UNESCO, le sue 1088 pietre sono state lavorate e montate secondo le tecniche medievali e nel 2004 è stato riaperto come simbolo di riconciliazione tra comunità cristiane e musulmane. Questo è graziosissimo di Ponticello. I ristoranti fanno praticamente da mattina fino a notte. Prima delle 11 fanno servizio solo bar, dalle 11 in poi invece potete mangiare all'orario che pare a voi. Guardiamo quanta robine che abbiamo qua. Appoggia quelli prima che questa. Ah, guarda. Queste sono cevapi, che è un piatto tipico bosniaco. Sono delle polpettine allungate di carne macinata, alle volte di manzo come in questo caso, oppure di agnello. Poi ci sono la cipollina così e la salsa di peperoni da mangiare con il loro pane tipico, che è questo qua sotto. Guarda che refrigerio bellissimo. Sono tenerissime, guarda qua che roba. Fammi vedere mentre la taglio. Sono morbide. Bene, ma queste fette
detto è veramente rinfrescante. Sono buonissime. C'è dentro non solo carne, ma c'è anche secondo me già della cipolla qua dentro. Ma sono stratenere, sono grigliate. Le hanno tenute molto umide dentro, sono veramente buonissime. Prima che arrivi giù questa nebbiolina di Londra che mi raffredda tutto il mio piatto, voglio sentire questa salsina battuta col peperone. Fa un profumo stupendo. Buono, molto buono. Questa qui è una carne di manzo, se non mi ricordo male. Questo lo volevo sollevare, lo appoggio qua. Vedi com'è tutta sugosa. Guarda che roba. Formaggio lì dentro. Guarda, l'hanno aperta e poi c'è del formaggio. Questa è veramente, secondo me, spaziale. È cipolla. Questa è geniale. Da sotto c'è il letto di cipolla. Peperone grigliato a modo, così in purezza. Poi abbiamo questa che è un guarda, mi ha fregato, è un formaggio. Sembrava un formaggio più morbido, invece guardalo. Salato, leggermente salatino proprio. Come se fosse il primo sale. È buonissimo. No, fa un portafoglio. No. Quindi poi è chiaro che non posso parlare con nessuno per i prossimi 3 giorni perché questa qua è cipolla normale così. Ma soprattutto adesso questi come lo dentro. Volerà tutto per terra. Il pane è tipo la pita aperta, cioè morbido come la pita, solo che l'hanno passato sulla griglia e l'hanno unto con non so cosa, burro forse. Posso dirvi che è spaziale. I cevapi hanno anche qualcosa di speziato dentro. Abbiamo speso 35 marchi, che sono i KM, equivalente più o meno a 16 euro, prezzo più che onesto. La carta di credito ve la portate in bagno. E adesso caffettino tipico bosniaco. La macchina dove lo tostano e poi macinano e finisce nel cassettino da cui si prende per farlo. E là in cima c'è la lavagnetta che vi dice quando hanno tostato il caffè che vi servono. I can fill the wood. So, this is a traditional coffee pot. You can come. Ok. And then here are our coffee grounds. Ah, You can see them. You take your spoon and you put them inside of here. And you put a finger thick. Ok. And you check it, you take your spoon and you bring it to yourself. Ok. And you see how thick it is. This is too much. Do you want to do it? Yes. To your coffee. Ok. There you go. Che spettacolo! Allora praticamente si mettono dentro un paio di cucchiaini di caffè, di polvere, e bisogna shakerare e poi controllare, ecco perché c'è la lucina qua, che sia circa un dito, sono stata un po' sgrausa. Ancora un po'. You can put a whole spoon. Tanto, ok. This much out. Ah, ok. Tolgo? Yes. Ok. You can Ce l'ho continue. fatta e una è andata. Poi Water is boiled. You take it off and you wait. ora va messa l'acqua bollente fino all'orlo. You put it here. Battere un pochino. Boil it. Poi, ma guarda che roba. And before it goes everywhere, you take it. Ah, ok. This Okay. ho paura. Qui dopo lo rimetto sulla piastra finché non bolle, arriva, fa tutta la schiumina sopra. Ma guarda! Che spettacolo! Battere ancora. Now it's ready. Fine. Ok. Quando ho fatto questo passaggio che abbiamo finito, dopo si fa fino a rabocco con l'acqua che però è fredda. Wanna put a few drops of cold water on top. So the cold water, while it's falling down, it's creating a vacuum and pulling all of those coffee grounds down. Okay. So then you mix it. You only want to go on top. Ah, sopra la cremina e il caffè. Bella Ok. la sua manualità, Quello l'ho fatto fare a lei. Dark coffee. Allora, se ho capito giusto, Yes, you loro can take it like this. a metà, ok, faccio prima. Tap it. Puccio qua. That's enough. Ok. Eat it and drink all of it to dark coffee. Ah, dopo!
cosa strana. Buono. The flavor of coffee is è buono, è stranissimo sto modo di fare, guarda If che you have any questions on this kitchen, Thank you so much, thank you. Il mio inglese è macaronico, ma ci stiamo capendo. piace. Una cosa stranissima, questo caffè, non so se è perché forse lo fanno loro macinato e tutto, però non sa di tostatura, è proprio un caffè che sa di chicco macinato. Pensavo fosse un caffè molto più strong, molto più duro da bere, molto più di un aroma molto diverso, invece è una cosa. Ma dai, cioè spezzi la zolletta, la imbevi e poi la succhi. Se non mi ricordo male dovevo sollevare questa qui, perché io ragazzi non stavo guardando l'esperienza del caffè, stavo guardando la barista. Spezziamo il carillon qui piccolino, poi dopo lo devo tinteggiare qui, Sì, giusto? Esatto. Tutto, immersione. No, un puccino, ecco infatti. Ecco. È arrivato il gorilla lilla. Allora, Tocciare leggermente tocciamo. non tutto. E poi dietro il caffè subito. Il caffè subito. Porca miseria. Cioè il Monster non è disciplinato, ragazzi. È proprio come la moka che facevano una volta. Esatto, ecco, bravo. Anche quello non so. Questo me Un lo morsino non tutto intero, che ne volevo mangiare ancora un pezzetto. Secondo me questo qui assomiglia un po' come il marron glacé, anche la consistenza. Pino si chiama locum, è un dolce che viene dalla Turchia. È tipo un marshmallow con fuori questo zucchero a velo e lo fanno di tanti gusti. Abbiamo speso 5 marchi bosniaci, quindi circa 2,5 € per il caffettino, era per una persona. Alla sera i ragazzi si mettono sul ponte, raccolgono le offerte e poi si buttano. Stiamo vedendo dei posti veramente, Questo è fuori da ogni mamma mia, vero? È un qualcosa di magnifico. Ha un fascino questa città che è indescrivibile. Poi c'è sempre il muezzin sotto, che lo fanno 5 volte al giorno, e quindi c'è sempre questo richiamo alla preghiera mentre passeggi, è bellissimo. E io stasera mi farò una bella birrettina artigianale che si chiamava, hai detto? Mostashka beer. È aromatica, leggera, non ha nessun tipo di grado alcolico, è proprio leggerina. Quando l'avete mandata giù un po' di amarognolo, quindi a me questa cosa piace molto. E non ha quella gassosità fastidiosa che a me non piace mai tanto. Io sono emozionata perché sul tavolino non ci sta un cavolo e non so dove appoggiare la roba. Oh, questa è la prima volta che ci arriva il pane normale. Monster, se tocchi qualcosa vero? sei morto. Qua io adesso inizio. Guarda Ma è che bello. riso? Questo è riso a mucchio, questo deve essere manzo, qui vedi all'interno sembra quasi pomodoro a vederlo, e questo è peperone. È umido, guarda che bello che si vede il brodino, il sughino. È delizioso, hanno trattato, si vede tutta la parte del manzo e si scioglie come se fosse burro in bocca. Sono curioso di questo. Sì, ma lo faremo per ultimo. Ah no, ho mandato quello con i peperoni, avevo chiesto quello con le foglie di vite, invece avvolto nel peperone, ma va bene lo stesso. Ah, è tipo un purè questo. È
purè e tutta sta roba è affogata in una sorta di brodo di carne. Vedete gli spilacci della carne? È sapido, squisiterrimo, buonissimo. Cioè sembra il piatto della domenica della nonna, ovviamente bosniaca, però il piatto della domenica della nonna. È super saporito. E dentro c'è la carne macinata, le verdure e il riso, ed è un piatto che ha origini dalle invasioni ottomane, come un po' tutta la cucina bosniaca. È delicato questo di sapore, però pucciato nel brodino sotto prende quel qualcosina in più, e devo dire che è buono. La parte più fantastica però il purè. Presa Zugherka, qui al guarda fratta, poi maniera. Io il clepe è da quasi un anno che me li sogno. Sono ravioli fatti di pasta fresca, acqua e farina, e non come da noi a Bologna che c'è l'uovo, con un ripieno di carne e formaggio e annegati come dei naufraghi dentro tutta sta cosa che non so che cos'è, adesso ve lo dico. Ah, quindi sotto ci sono i ravioli? E yogurt. Fammelo vedere, tirane fuori uno, pesca. Ve lo dovrei tagliare a mezzo, ma prima io farei una cosa. E voilà! Conditi con yogurt, olio e non so che cos'è l'altro, menta qualcosa. Non lo so, sembra una cosa buonissima. Ecco, questa è la loro forma, sono triangolari. E questo è il ripieno. Buonissimo. E questo con lo yogurt sgrassa tutto. Ah, e poi aglio. Una delizia, e ce n'è una montagna. Questi piatti hanno una media di 7 euro cada uno. Vai, vai! Ha pagato la signora, l'uomo Col di casa. bancomat è quasi un'emozione, perché qua non è che sia tanto facile. Sono 69 marchi bosniaci, 35 più o meno euro. Non ci posso credere. Cioè ragazzi, hanno il gelato alla lavanda. Boss, cos'è che volevi dirci? Ah, volevo dirvi che è 1 euro a gusto. Quindi questo 2 euro e quello del mostrino che ha preso un gusto solo 1 euro. È stradelizioso. Non ho... Aspetta che però assaggio la lavanda, perché qua... Buona? Quella della Provenza mi dispiace, non ci arriva. È pesa, quella della Provenza è fantastica. Questa è buona, quella della Provenza è un livello paradisiaco, però buonissimo comunque. Da questa città incantata, ragazzi, vi salutiamo solo per oggi, perché il nostro viaggio in Bosnia sarà ancora molto lungo. Quindi se non volete perdervi prelibatezze e posti fantasticherrimi, ricordate di iscrivervi al canale. Poi se vi va anche di attivare campanellini e lasciare un like, non è che ci mettiamo a piangere. Al prossimo video!